Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo proprio con la nave che ci parla di spinta, poi è la carta del viaggio effettivamente, quindi magari per molti di voi può rappresentare vari spostamenti, un viaggio di piacere o di lavoro, per altri magari ha a che fare maggiormente con situazioni in fase di evoluzione, di ampliamento. Magari avete già attuato un cambiamento nella vostra vita, allora andrete a gonfie vele. Magari molti di voi stanno valutando un possibile cambiamento, una nuova avventura, nuove possibilità e allora vuol dire che è il momento giusto per farlo, soprattutto di andare a cogliere un'occasione che potrebbe essere molto fortunata e vantaggiosa per voi. Il quadrifoglio appunto ci porta a queste nuove possibilità che si aprono, anche delle sorprese e degli imprevisti, delle situazioni che dobbiamo gestire. Di solito abbastanza positiva, con carte altrettanto positive vicine, appunto possono indicare, in questo caso essendoci l'albero, una opportunità di crescita e di espansione in senso anche di miglioramento delle proprie stesse energie, quindi potremmo sentirci molto più carichi, molto più attivi. Per altri magari può voler dire andare a sistemare delle questioni del passato che sono state messe da parte, trascurate o non andavano per il verso giusto e quindi finalmente c'è questa nuova possibilità, cose che migliorano e si sbloccano, soprattutto nelle questioni più pratiche. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E abbiamo anche quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore e relazioni più importanti, quindi vediamo principalmente coppia single, però ovviamente per chi non è interessato può lo stesso ascoltare perché alcune cose possono riferirsi alle amicizie, alla famiglia. Allora, troviamo Fiordaliso, il mio Sotis, qui abbiamo una settimana che si prospetta molto importante, anche qui si vede evoluzione e crescita soprattutto da situazioni del passato. Il mio Sotis molto particolare perché non solo ha a che fare, con le questioni trascurate, con i ricordi, con i pensieri, le idee che abbiamo già, da un po' di tempo in mente, magari ecco si può cogliere l'occasione giusta per fare un qualcosa che avete messo da parte. A volte può semplicemente rappresentare l'aver perso un'occasione di fare un viaggio, un'uscita, di fare qualcosa insieme. Ecco, questo potrebbe essere il momento giusto di andare a recuperare. In senso stretto proprio del rapporto si vede occasione di migliorare e se c'è qualcosa che non va. È ovvio che Biancospino ci consiglia comunque di essere abbastanza prudenti perché situazioni esterne o alcune cose possono portare altalenanza e quindi incostanza negli atteggiamenti e nei modi. Magari il giorno prima si è precisi, attenti, amorevoli, però il giorno dopo magari ci sono delle incombenze e delle situazioni, allora potremmo essere più freddi e distaccati.
noi stessi o subire cose del genere da parte dell'altra persona. Questo vale ovviamente in campo sentimentale, ma vale anche nelle relazioni più importanti. Quindi si devono gestire effettivamente degli alti e bassi che nonostante tutto, insomma, rappresentano comunque una fase di conoscenza, di valutazione e soprattutto di crescita. Per i single la fase di crescita e evoluzione può rappresentare magari già una fase di conoscenza in corso, in via di sviluppo, altrimenti il mio Sotis ci fa capire che potrebbe esserci qualcosa del passato. Non voglio dire che ritorna, magari qualcuno ritorna a far capolino nella nostra vita, potrebbe essere semplicemente un incontro, un risentirsi, qualcuno che ha fatto parte comunque del nostro passato, però entra e rientra a tastare un po' il terreno, quindi varie situazioni, o semplicemente magari è qualcuno che abbiamo conosciuto precedentemente e che finalmente può scattare qualcosa di diverso, ovviamente con prudenza, con calma, perché probabilmente alcune cose devono essere valutate. E adesso procediamo con la parte più pratica delle finanze, del lavoro. Abbiamo la carta del bambino che in questa lettura, proprio riguardo le questioni più pratiche, parla di nuove situazioni. Possono essere delle nuove entrate o aumento, miglioramento della parte economica finanziaria, una fase anche di evoluzione e di crescita. Infatti non a caso ne abbiamo parlato proprio prima. Tante cose stanno funzionando o andranno a funzionare ancora di più con la vostra pazienza, la vostra costanza, il vostro impegno. Quindi questa vi sta dicendo di continuare a procedere in un certo modo, che magari già qualche risultato lo vedrete, però col tempo vedrete ancora più risultati. Si vede proprio intensità di impegno, ma anche alcune cose che intorno a voi sono abbastanza favorevoli, quindi sarebbe un peccato non cogliere delle occasioni o una nuova energia, forse anche delle proposte. Ricordiamoci che avete delle opportunità, delle proposte, delle cose che sono in arrivo e che quindi in base alle vostre varie circostanze, anche in base a quello che desiderate per il vostro futuro, potete capire. Io vedo comunque delle cose abbastanza positive, magari per chi ha il lavoro di una nuova energia e situazioni positive, di proprio aumento anche delle vostre stesse finanze. Per gli altri, magari per chi è in cerca di lavoro o chi sta vivendo una situazione abbastanza difficile, queste vi stanno dicendo di essere intraprendenti, di andare a cogliere una nuova occasione proprio da poter man mano coltivare, far crescere, far sviluppare successivamente e ottenere i vostri risultati. Io direi anche questa per chi è in cerca potrebbe essere un nuovo inizio, una proposta e quindi ecco già iniziare proprio questa nel corso della settimana o addirittura può essere una proposta da valutare e poi avere i tempi tecnici per iniziare successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!